Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Il Busino di Anna. Oggi faremo assieme un piccolissimo progetto di una tracolla in cordino. È un cordino big, molto grande, ma è bellissimo. È un grigio perla con due moschettoni. Potete utilizzarla anche come fascia per capelli perché è abbastanza spessa, fare una cintura e le tracolle. Molto bella e molto semplice da fare. È semplicissima. Ok, adesso passiamo al video tutorial, ma prima di passare al video tutorial vi dico di iscrivervi al mio canale, commentare, mettere un like, ditemi cosa ne pensate, mi aiuterete tanto con il mio lavoro. Ok, passiamo ai materiali che ci vogliono per realizzarla. Questi sono i materiali che ci occorrono per fare la tracolla. Ci serve del cordino 4 mm e piatto, due moschettoni, un uncinetto numero 4 e mezzo, una coda lana e delle forbici. Passiamo al video tutorial. Iniziamo la tracolla lasciando un po' di filo all'inizio, così basta. E iniziamo con un nodino. Facciamo un nodino, lo chiudiamo e facciamo 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Ok, carichiamo il filo sull'uncinetto e nella prima catenella facciamo un punto puff entrando 4 volte nella stessa catenella. 1, carichiamo, 2, carichiamo, 3, carichiamo e 4. Aggiustiamo tutte le asole sull'uncinetto. Un consiglio: teniamole anche da dietro, cerchiamo con il dito di capire se tutte le gettate, diciamo, che abbiamo fatto sono tutte parallele, così usciamo tutte le asole, ne lasciamo una e la chiudiamo con una catenella ed ecco il punto puff. Quando lo andiamo ad aggiustare verranno tutti diritti i punti, così si nota meno il diritto dal rovescio. Ok, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e adesso giriamo il lavoro, cioè da così dobbiamo girare il punto puff in questo modo, così. Ok, adesso carichiamo l'uncinetto e andiamo a lavorare al centro tra il punto puff e le catenelle qui, in questo spazio che si è creato, e facciamo il punto puff. 1, 2, 3 e 4. Le aggiustiamo, specialmente quando abbiamo questo tipo di cordino piatto, dobbiamo cercare di metterle tutti in un senso, parallele. Ok, chiudiamo il punto puff, ne lasciamo uno e chiudiamo anche questo con una catenella. Facciamo 3 catenelle e giriamo il lavoro. Da così lo giriamo così, carichiamo l'uncinetto e andiamo qui sempre nello spazio che si è creato tra il punto puff e le catenelle. Lavoriamo qua dentro il punto puff. 1, 2, 3 e 4. Li aggiustiamo e li chiudiamo, e chiudiamo anche queste due in questo modo, così.
facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3, e giriamo di nuovo il lavoro, cioè da così giriamolo così e facciamo il punto puff sempre al centro, qui che si è creato questo spazio tra punto puff e catenelle, e lavoriamo 1 2 3 e 4. Aggiustiamo tutti i punti e li usciamo assieme e chiudiamo anche queste due con una catenella in questo modo. Ok, adesso lavoriamo sempre la stessa ripetizione finché non arriviamo alla misura che ci serve. Io lo farò circa 50 cm perché per la mia borsetta va bene, e quindi continueremo sempre allo stesso modo: 3 catenelle, giriamo il lavoro in questo modo, carichiamo e lavoriamo al centro qui e facciamo 1 2 3 e 4. Aggiustiamoli così li allarghiamo in questo modo e le usciamo tutte assieme, e poi chiudiamo anche l'ultimo punto così. Ok, facciamo i nostri centimetri che ci servono. Sono arrivata alla misura che io volevo. Ecco qua, siamo qui in questo punto dove abbiamo chiuso il punto puff e facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3. Saltiamo il punto puff e andiamo in questo punto qui e prendiamo solo una solina e chiudiamo con un punto bassissimo così. Poi facciamo nuovamente 3 catenelle, saltiamo il punto puff, andiamo qui sulla solina e chiudiamo con il punto bassissimo, e facciamo così fino a questo punto qui. Poi su questo punto ci rivediamo. Sono arrivata alla fine, abbiamo quest'ultimo punto puff, lo saltiamo e andiamo qui in questa catenella e chiudiamo con un punto bassissimo. Questo è l'inizio. Mettiamo l'eccesso di filo dietro e facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3, e ci andiamo a agganciare facendo il giro qui in questo punto e chiudiamo con un punto bassissimo. Adesso facciamo una catenella, anzi ne facciamo 2, e andiamo in questo punto qui, cioè adesso si ricomincia saltando ogni punto puff. Andiamo qui e chiudiamo con un punto bassissimo, e adesso si ricomincia 1 2 e 3, saltiamo il punto puff, andiamo nella solina qui e chiudiamo con un punto bassissimo, 1 2 e 3 catenelle, e chiudiamo qui saltando il punto puff con un punto bassissimo, e continueremo così fino alla fine. Poi ci vediamo qui e vi dico come chiudere. Siamo quasi alla fine, facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3, chiudiamo qui in questa solina con un punto bassissimo. Adesso alziamo 3 catenelle, 1 2 e 3, e qui dove c'è questo spazio alla fine
tra il punto puff e le catenelle facciamo un punto puff. 1, 2, 3 e 4. Li aggiustiamo così, usciamo e chiudiamo così. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e chiudiamo qui. Con un punto bassissimo. Ed è finita. Adesso andiamo a mettere i moschettoni sia da questo lato che da quest'altro lato. Tagliamo il filo, lasciamo un pochino per andare a cucire il moschettone, così usciamo il filo dall'uncinetto, prendiamo l'ago e andiamo a cucire il moschettone alla tracolla. Prendiamo i moschettoni così, intanto andiamo con il filo qua dietro, così, in questo modo, poi andiamo dietro così e nascondiamo qui un po' il filo. In questo modo qui. Adesso entriamo qui e usciamo in questo modo. Giriamo dal diritto, perché questo è il diritto, mettiamo il moschettone, entriamo nel moschettone così, in questo modo, e andiamo a cucire. Ecco la nostra tracolla ultimata, meravigliosa e bellissima, a me piace tantissimo, anche perché è bella rinforzata. La potete utilizzare anche come cintura, fare una cintura, fare una fascia per capelli, una tracolla, qualsiasi cosa, la potete utilizzare per qualsiasi cosa. Bellissima, vi do la misura della larghezza, misura 4 centimetri. Ok, siamo alla fine, spero che il video vi sia piaciuto e sia utile per voi. Vi raccomando, seguitemi, iscrivetevi al mio canale, mettete un like, un commento. Vi ringrazio tanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!